Prime riprese del 2025. Vi avevo detto negli altri video dove avevo fatto le semine dentro queste vaschette della Ryogo che avrei fatto vedere poi il trapianto delle piantine. Qui siamo al limite, sono ancora piccole piccole, quindi prenderemo le più grandi e, cosa molto importante, poi vedremo il trapianto dei primi pomodori. Questi ovviamente stanno cominciando a soffrire, li devo togliere da qui. E se voi fate una coltivazione del genere, fra un circa 3 mesi vi troverete nella stessa situazione, quindi magari se guardate questo video, se ve lo salvate, potete vedere quello che faccio io e lo potete replicare, così voi potete portare avanti queste piantine. Come avevo detto nell'altro video, siamo molto in anticipo sui tempi. Questo video, così come gli altri, mi serve soltanto per preparare chi mi segue alle prossime semine che inizieranno, nel mio caso, tra un 3 settimane, un 4 settimane circa, quindi a fine gennaio più o meno. E partirò soprattutto con i peperoni, i peperoncini e con le melanzane. Vediamo il trapianto di 3 piantine. Vi parlo nello specifico del pomodoro perché è una cosa un po' particolare, è una cosa che solo lui permette di fare, quindi sarà interessante vedere un po' questa eccezione. Dopodiché mi fermerò per 2 o 3 giorni, riaprirò poi il video per vedere lo stato del trapianto, perché anche in questo caso ovviamente c'è la possibilità che le piantine trapiantate non attecchiscano, quindi vedremo poi i risultati, dopodiché ci salutiamo. Ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Luigi di Un Orso in Campagna. Allora, io inizierei con la rucola, però mi dovete permettere di mettermi gli occhiali perché sennò qua per me è tutto uguale. Allora, guardate, queste sono le piantine che io non avevo estirpato, ormai queste le posso togliere, non fanno più niente. Queste invece sono le nuove semine. Allora togliamo queste perché mi danno fastidio. Ecco, queste sono le nuove semine. Quindi iniziamo dalla rucola, proseguiremo poi con la cicoria. Qui abbiamo un plateau con vari tipi di stadi di crescita, quindi io prenderò soltanto le più grandi, le piccole ancora le lascio qui perché potrebbero soffrire. Però ne vediamo magari una soltanto, giusto per farvi vedere come si fa. È molto semplice anche in quel caso. Più sono piccole le piantine, maggiore è il rischio che non attecchiscano. E poi passiamo ai pomodori. Guardate, ne ho una che sta soffrendo tantissimo, ma questa poi mi dà l'occasione per parlarvi di una particolarità che solo i pomodori hanno. E poi abbiamo quelle piccoline che invece lascerò ancora per un po'. Cambio inquadratura, così possiamo inquadrare esattamente ciò che faccio con le mie mani. Ovviamente iniziamo il terriccio. Ho preparato i vasetti, questo è il terriccio da semina e della Vigor Plant. Vi lascio qui l'immagine della confezione. Il consiglio che vi do è di acquistarlo in vivaio, costa molto di meno. 70 litri per circa 8-10 euro. Se lo trovate online lo pagate quasi il doppio. Ovviamente se non avete possibilità di prenderlo dal vivaio compratelo online, ma è un peccato perché vi fanno pagare spese di spedizione. Allora inizierei dalla rucola. Queste, come vi dicevo, le lasciamo stare, tanto ormai queste qui le possiamo togliere. Sulla rucola, così come sulle lattughe che vedremo dopo, io non sto a togliere ogni piantina perché veramente così non ne esco più, anche perché rischierei di danneggiare tutte le piantine. Quindi prendo l'intero panetto di terra e lo metto direttamente nel vasetto più grande. Per estrarle è abbastanza difficoltoso perché sono poco profonde, hanno le radici molto in superficie, quindi se io le tiro vengono fuori, si strappano le radici. Dobbiamo cercare di smuovere il più possibile, prendere il panetto di terra, fargli posto e metterlo a filo del terreno. Basta. Dopo le innaffiamo tutte, quindi adesso questa la lascio qui. Il terriccio è soltanto umido perché era fuori e ha preso l'umidità ambiente, ma in realtà è quasi asciutto. Questa è la cicoria, ovviamente più semplice, le foglie sono un pochino più grandi. Ciò non toglie che anche loro hanno le radici in superficie, quindi se noi le tiriamo, praticamente le estirpiamo e le roviniamo. Vediamo un po'. Non è facile, Mi tengo al lato perché voglio farne 2. Prendiamo questa, vediamo un po'. Questa qui.
le ho innaffiate ieri, quindi sono ancora molto bagnate. Eventualmente vi aiutate col dito, entrate dentro il pane di terra. Pomodori, ho 2 vasetti perché voglio farvi vedere 2 cose diverse. Partiamo da un pomodoro normalissimo che potrebbe essere questo. Ecco, sui pomodori io sconsiglio di fare più piantine, lo facevo anch'io, in alcuni video lo vedrete, perché poi bisogna pensare che loro a un certo punto cresceranno e col tempo crescendo alla fine dovremo diradarli ugualmente, quindi scegliete voi. Io più di 2 piantine qui non metterei, però adesso giusto per farvi vedere ne metto soltanto una e vi faccio vedere un po' come funziona. Quella non mi piaceva, prendiamo questa un pochino più sviluppata. Ecco, guardate qui che apparato radicale che ha già questa piantina, vedete, è già bella sviluppata, Qui poi ci andrà un piccolo tutore, magari se avete una bacchetta di legno o qualcosa, giusto solo per appoggiarla, senza legarla ovviamente. Qui invece è un po' il fulcro di quello che avevo detto prima. Vedete questa piantina? Questa è la più grande, vabbè, è venuta via da sola perché l'ho toccata. Ecco, vedete che sta soffrendo e vi faccio vedere una cosa, guardate, si era appoggiata nel suo terreno e dal fusto sono cominciate a crescere le radichette. Questa è una particolarità che solo i pomodori hanno, almeno che io sappia, e permette alla piantina di pomodoro di radicare anche lungo il fusto, basta che sia a contatto col terreno. Noi questa sua particolarità la sfruttiamo perché possiamo andare più in profondità e dare più forza alla piantina. In questo caso comunque avrei dovuto farlo lo stesso perché vedete sta soffrendo. Ecco, io vado sotto di un bel po', non ho alcun tipo di problema, devo solo cercare di tenerla dritta. Ora mi devo inventare qualcosa per tenerla dritta. Provvisoriamente ci metto il suo segnale piantina. Ecco qua. Come vi dicevo nell'altro video, adesso i pomodori io non li posso lasciare così. Li devo mettere sul tappetino perché loro continuano ad aver bisogno di 22-23 gradi per continuare a crescere. Queste invece no, la rucola e la cicoria possono rimanere fuori con i miei 16-18 gradi, loro piano piano cresceranno. La prima innaffiata è abbondante. Ho commesso un errore. Con l'acqua ho toccato le piantine che si sono abbassate. Se si riprenderanno, ovviamente, loro si riaddrizzeranno. Qui l'errore non l'ho commesso perché ho bagnato ai lati. È stato un errore involontario ovviamente, ma mi è servito per dirvi che bisogna bagnare ai lati. Le piantine sono talmente piccole e sottili, infatti queste non erano da trapiantare. Giusto per farvi vedere che se si bagnano direttamente con l'acqua loro si appoggiano per terra e poi ovviamente possono soffrire. Quindi la tecnica di irrigazione migliore, se non avete lo spruzzino, è quella di bagnare ai lati. Questa allora rinforziamo un po'. Ci rivediamo fra qualche giorno e vediamo un attimino cosa è successo. Io penso che si possano riprendere tutte. Poi alla fine del video vi parlo un po' della concimazione, soprattutto delle solanacee, dopo i primi 15 giorni dal trapianto, dal ripecchettamento che dir si voglia. Ci vediamo fra qualche giorno. Sono passate 48 ore dal trapianto, poi chiuderò il video con un setup diverso, vi farò vedere alla fine, ma solo per mostrarvi cosa è successo dopo 48 ore. Vedete, non arrivavo con le mie lampade e quindi ho aggiunto questi abbracci che era un po' che non utilizzavo più. Qui ho i 2 pomodori che appoggiano sul tappetino, impostato a 23 gradi, ora lui ha un range di 23-24 gradi, mentre la rucola, vedete, è fuori dal tappetino e anche questa si è ripresa molto bene, o almeno non ha avuto stress da trapianto. Aspetto ancora un paio di giorni, dopodiché chiuderò il video. Sono passati 3 giorni dal trapianto, allora li analizziamo insieme. Questa è la cicoria, questa è una delle più semplici da trapiantare, almeno per me lo è stato, perché le piantine
erano già abbastanza grandi, le foglie erano sviluppate. Vedete, non ci sono stati grossi problemi, anzi si stanno riprendendo tutte bene. Questa è la rucola, questa è stata la più problematica perché erano veramente molto piccole, infatti il consiglio che vi do è di attendere per trapiantarle che abbiano una dimensione pari a questa. Si stanno riprendendo ma hanno sofferto un po' la fase del trapianto, lo stress al trapianto, quindi vedete alcune foglie in alto sono leggermente arricciate, però non sono ancora cadute, quindi piano piano anche queste si riprenderanno. Bisogna sempre tenere il terriccio umido però, perché loro hanno bisogno in questo momento di avere un substrato sempre umido. Pomodori, neanche a dirlo, guardate che belli, questi non si sono piegati, sono rimasti belli. Ecco, questo è il momento però di parlare della concimazione. Magari farò un video apposito, ne avevo già fatto uno tempo fa, ma lo rifaccio volentieri. Il terriccio di semina che ho utilizzato, che è eccezionale e completo, ha però la particolarità, ma tutti i terricci di semina, c'è scritto anche sulle istruzioni, ha la particolarità di nutrire la piantina per i primi 15 giorni di vita, dopodiché ovviamente le sostanze nutritive tendono un po' a scemare. Allora a quel punto noi dobbiamo intervenire soprattutto sulle solanacee, perché hanno bisogno di molta sostanza organica. Interveniamo con del concime esterno. Personalmente in questi anni ho utilizzato un concime che è il Solabiol Orti Giardini, mi sono trovato benissimo negli anni scorsi ed è quello che io di solito utilizzo, una manciata di Solabiol Orti Giardini e a lento rilascio, però ho visto nel tempo che nell'arco di 4-5 giorni comincia a fare il suo effetto, quindi noi quando siamo arrivati ai 10-12 giorni circa di vita ne mettiamo un po' e la piantina nell'arco di una settimana comincia a beneficiare di quest'altro apporto esterno che gli diamo, è molto importante. Lo scorso anno ho iniziato il test, ma è un test mio empirico perché tanto sapevo già che andava bene, del humus di lombrico. Non è un concime, è un abbendante, però fa il suo lavoro, lo fa molto bene e quindi si può utilizzare anche un po' di quello. L'ideale ovviamente sarebbe mischiare e dosare un po' i due componenti, cosa che farò quest'anno. Infatti farò vari test con varie percentuali di humus di lombrico e di Solabiol. È una cosa in più, ovviamente basterebbe uno o l'altro, è una mia curiosità e la voglio soddisfare quest'anno. Quindi vanno benissimo le piantine trapiantate così nel terriccio di semina, però poi appunto dopo una 10-15 giorni bisogna dargli qualcosa in più come concimazione esterna. Bene, è tutto per questo video. Come vedete è stato abbastanza semplice. Ovviamente questo è il limite delle piantine da trapiantare, ve lo sconsiglio se siete alle prime armi perché la possibilità di fallimento è molto alta. Queste sono le dimensioni corrette, vedete. Abbiamo già la seconda coppia di foglie, abbiamo già uno stelo che è bello robusto, sta su dritto da solo. Quindi basta trovare il momento giusto per fare le cose. Ecco, se c'è una cosa che mi ha insegnato il semenzaio in questi anni è aver pazienza. Non si possono accelerare i tempi più di tanto, quindi se si accelerano troppo poi magari si fallisce, se si aspetta troppo si fallisce ugualmente perché le piantine invecchiano, si piegano, si rovinano. Quindi trovare il momento giusto e quando è il momento bisogna farlo, non bisogna tergiversare e aspettare perché poi loro soffrono. Bene, è tutto allora per questo video, grazie per essere stati con me anche oggi, condividete il video, se avete domande o avete consigli me lo scrivete qui nei commenti, leggo tutto, rispondo a tutti, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, vi auguro una buona giornata.